Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio studio. Prima di tutto grazie per aver guardato in così tanti il mio video sulla recensione dello Spark. L'ho caricato non tanto tempo fa, ha già raggiunto un numero che io veramente non mi aspettavo di contatti, di visualizzazioni e di commenti. Grazie anche a chi mi ha contattato privatamente via mail o addirittura via Facebook, mi ha rintracciato e mi ha fatto le sue domande, quindi veramente grazie, spero che il mio video vi sia piaciuto e che possa aver risposto alle vostre domande e alle vostre curiosità. Tra queste domande ce n'è una in particolare che mi ha un po' colpito, perché pensavo di aver risposto nel mio video precedente. La domanda è: si può utilizzare Spark dal vivo? La mia risposta è no. Nel senso che Spark nasce per studiare, per esercitarsi in camera, in stanza o in studio, non certamente per fare esibizioni dal vivo. Non ha proprio fisicamente le uscite per collegare a una cassa o a un line out lo Spark, l'amplificatore, agli impianti. L'unica uscita che ha è l'uscita cuffie, e per quanto possa essere comunque fattibile collegare un'uscita cuffia a un ingresso mixer, secondo me Spark non nasce comunque per un utilizzo live. Quindi la mia risposta è no, non compratelo per usarlo dal vivo. La seconda domanda che mi avete fatto è un po' una via di mezzo. Posso utilizzare Spark con i software, e in questo caso le app della Positive Grid, quindi Bias Amp, Bias FX? La mia risposta in questo caso è ni, cioè sì, si può fare. Io l'ho fatto, ho sperimentato un po' per voi, ho un po' pasticciato e vi faccio vedere anche come si utilizza. Ma questo utilizzo, che potrebbe comunque prestarsi per un utilizzo live, resta comunque un utilizzo che io vi consiglio appunto di utilizzare in contesto di prove, di studio in casa o comunque in sala prove, perché Spark nasce come amplificatore da studio e Bias FX e Bias Amp nascono come software, come applicazioni per un altro contesto, che può essere anche live. Certamente, ma la fusione dei due oggetti o comunque delle due filosofie secondo me è un po' forzata. Ciò nonostante vi farò vedere come si può fare. Ovviamente tutte le altre indicazioni e curiosità di cui potete avere bisogno chiedetemele pure nei commenti o contattatemi, spero di riuscire a darvi risposta anche in questo senso. Cominciamo. Anzi no, non cominciamo. Prima devo fare una premessa che mi sono dimenticato di fare subito e che comunque ci tengo assolutamente a fare. Questo non è un video in cui mostrerò le mie capacità da chitarrista. Primo perché non ne ho tante e secondo perché, come al solito, come ho già spiegato nell'altro video, lo scopo del gioco è mostrare come funzionano i software, come funziona l'amplificatore, non come sono capace io di suonare. Per questo motivo registrerò l'audio con un microfono non posizionato perfettamente sull'amplificatore, utilizzerò esattamente lo stesso setup della precedente dimostrazione, quindi il microfono SX1 posizionato più o meno equidistante fra la mia voce e l'amplificatore, e poi utilizzerò la mia chitarra Variax che vi ho già fatto vedere, la chitarra digitale, e utilizzerò insieme allo Spark il mio tablet, l'iPad mini 2, che è collegato allo Spark tramite l'iTrack dock della Focusrite. Si può utilizzare quello, si possono utilizzare tante altre interfacce come l'iRig o anche altri tipi di connessioni tra chitarra e tablet. Potete scegliere quello che volete, tanto il principio è lo stesso. Ok, adesso andiamo veramente al video. Adesso vi mostro come collegare Spark a BSFX. Prima di tutto devo collegare il mio controller Bluetooth, che è un controller della Positive Grid che si chiama BT4 e si collega tramite un'applicazione apposita che si chiama BT Pedal Editor. Con questa applicazione, che permette di collegarsi appunto via Bluetooth, noi avremo la possibilità di mappare delle funzioni e associarle a dei pulsanti del foot switch, e poi aggiungere volendo anche un pedale di espressione che io utilizzo ad esempio come wah-wah, come potete vedere dall'immagine. Adesso bisogna aprire BSFX, che forse non tutti sanno, si può utilizzare anche in background, e questo tornerà utile per dopo. Io in BSFX ho creato un profilo apposta per Spark, ed è un profilo in cui ho selezionato solo i pedali che secondo me mi possono servire, ad esempio il Noise Gate, il Tube Screamer e una serie di altri pedali come ad esempio il Chorus, il Digital Reverb, il Booster. La cosa più importante però è che ho disabilitato l'amplificatore, perché l'amplificatore sarà quello di Spark. Ho salvato il mio preset, quindi ho creato un setup apposta per Spark, e una cosa molto importante che bisogna tenere presente quando si utilizza BSFX con questo comando è di regolare bene i volumi di entrata e di uscita, e poi di settare l'uscita. In questo caso io utilizzo l'uscita speaker, perché comunque BSFX entrerà in un amplificatore.
A questo punto bisogna aprire l'applicazione di Spark. Vi ho già fatto vedere nel video precedente tutte le funzioni e i passaggi che bisogna rispettare per collegarlo, quindi qui mi collego molto rapidamente. Comunque il collegamento viene fatto via Bluetooth. Adesso vedete si sta collegando. Ecco qua, sono all'interno. Sono entrato nel preset dell'hardware, quindi degli amplificatori che sono già memorizzati, e come vedete ho disabilitato tutti i pedali tranne la simulazione dell'amplificatore. Io quindi utilizzo tutti i vari amplificatori già selezionati, già impostati su Spark, con tutti i pedali disabilitati, perché i pedali sono tutti attivati tramite BSFX. Ecco le tre applicazioni, come potete vedere, tutte e tre attive. Ora sono tornato nella mia pedaliera virtuale, che è BSFX, e con questa posso comandare i vari pedali entrando nell'amplificatore simulato di Spark e uscendo quindi dallo speaker di Spark. Mi raccomando, ricordatevi di impostare nelle opzioni di uscita tutte le simulazioni di cassa, di preamplificatore, di amplificatore e di power amp su off, altrimenti andrete a influenzare il suono che poi uscirà dal vostro amplificatore Spark. Mi raccomando, tutto spento. Allora, siamo pronti per suonare. Naturalmente vi invito a guardare il mio precedente video su Spark, in cui ho fatto tutti gli esperimenti possibili e immaginabili sui suoni, sulla dinamica, sul volume di Spark e sui preset che sono stati impostati all'interno dell'amplificatore. Quindi vi rimando a quel video se volete avere più conoscenze e più esperienze di cosa si può ottenere da questo amplificatore. In questo caso vi farò sentire solamente due suoni, il suono clean e il suono heavy metal, suonati attraverso BSFX. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, passeremo all'interno di BSFX per la pedaliera e usciremo da Spark per l'amplificatore, esattamente come se fosse un setup, diciamo, analogico puro, quindi con una pedaliera e poi un amplificatore. Qui in questo caso è tutto virtuale. Siamo pronti? Cominciamo!
un po' di impressioni finali. Secondo me, ripeto, non vale la pena utilizzare Spark dal vivo. È praticamente impossibile. Non nasce per questo. Però, in studio o comunque nella vostra stanzetta può valere la pena utilizzare Spark, anche solo con la sua app nativa e tutte le sue funzioni che sono veramente comunque eccezionali, e vi ho già fatto vedere il video in cui le mostro tutte, ma può anche valere la pena di fare questa sorta di ibrido mostruoso fra BSFX e Spark. Comunque oggettivamente BSFX offre una infinita possibilità di personalizzare i pedali, di personalizzare la sequenza, la catena degli effetti, e di aggiungere, di togliere tutto quello che vogliamo con un dettaglio e un livello di, come dire, di creatività che Spark per ora non offre. Di contro è una complicazione in più, non è una cosa predisposta, diciamo, per natura, passatemi il termine, e quindi non è una cosa che si integra alla perfezione. Dovete stare molto attenti a calibrare i noise gate, dovete stare molto attenti a calibrare i volumi di ingresso e di uscita sia da BSFX sia all'interno di Spark e poi uscendo da Spark. Dovete anche stare attenti se avete intenzione di utilizzare questo settaggio quando passate da un amplificatore all'altro, perché gli amplificatori di Spark sono tarati ognuno per sé, e quindi il volume fisico che voi avete impostato nella manopola dell'amplificatore, che magari ad esempio è impostata su metà, non corrisponde al volume effettivo di uscita dell'amplificatore in cui voi state suonando o in cui state per passare. Quindi dovete ricordarvi di muoverlo appena per fargli prendere la posizione che voi gli state dando in quel momento, perché ricordatevi che muovendo le manopole dell'amplificatore voi muovete digitalmente le manopole presenti sull'amplificatore virtuale, che nell'app di Spark è l'unica cosa che deve restare attiva. C'è da prenderci un po' le misure. Vale la pena? Sì, secondo me sì, perché la creatività aumenta la possibilità di crearsi un suono ancora più personale. Di contro è un po' complicato, dovete avere hardware in più, dovete avere dei cablaggi in più, dovete avere comunque un minimo di consapevolezza di quello che state facendo, un minimo di esperienza forse nel sapere gestire volume di ingresso, volume di uscita, gain, eccetera eccetera. E alla fine Spark nasceva e nasce tuttora come amplificatore all-in-one, dove alla fine non serve assolutamente nient'altro. L'applicazione stessa di Spark è un BSFX in miniatura, non ha tutte le potenzialità di BSFX, non ha tutte le funzioni di BSFX, ma per Spark, per il suo utilizzo, secondo me basta e non avanza. Risultato: utilizzerò questo setup ogni tanto, sicuramente ogni tanto, se voglio fare un po' il matto nel creare suoni ancora più dettagliati e personalizzati rispetto a quello che già Spark offre. Ma di base, cioè quando avrò poco tempo da dedicarci e avrò solamente voglia di mettermi alla chitarra e di suonare, di sfogarmi o anche solo di studiare, penso che mi limiterò ad accendere Spark, collegarmi col mio tablet con la sua applicazione nativa, e già lì ho tutto quello che mi serve. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale, ne caricherò sicuramente altri in futuro perché ci ho preso gusto e perché ho visto che comunque la risposta c'è. Mi trovate su Facebook nella pagina Guitar App, oppure mi potete contattare nei commenti, come vi ho già detto, o via mail. Grazie mille, ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!